Però la cosa che a me stupisce di questo show, perché è giusto chiamarlo show, perché alla fine è uno spettacolo, cioè è proprio questo che a me incuriosisce e mi piace fondamentalmente, è che tutti quanti sappiamo che è finto, tutti lo sanno. Cioè dietro c'erano delle belle sceneggiature, perché poi comunque in un anno devono raccontare una storia che poi arriva a WrestleMania, l'evento più grande dove si risolverà, insomma, questa storia. Però, quello che a me piace incuriosisce, ancora oggi, nel 2024, cioè anche se noi sappiamo che è finto, noi stiamo lì a guardarlo e ci piace. Cioè, perché? Se la mia domanda è perché? Perché ci piace la domanda era perché ci piace nonostante sia finto. Sì, nonostante tanti anni, insomma, perché il wrestling non è Sì, sì, perché nasce continua a qualche anno, piacere cioè sono anni, nonostante, insomma. nonostante sia finto. Ma perché, allora, il wrestling utilizza lo strumento dello sport, della competizione, per raccontare delle storie. E a noi le storie, in quanto genere umano, ci piacciono, proprio quasi geneticamente. E il fatto è che le storie che racconta il wrestling, in realtà, sono delle storie che hanno delle sceneggiature molto umili. Parlano storie che parlano di vendetta, che parlano di famiglia, che parlano di rivalsa, che parlano, insomma, le storie che avrebbe potuto utilizzare e che ha utilizzato Sylvester Stallone per fare quei film stupidi ma belli, tipo Rocky o Rambo, no? Sono sceneggiature che sono testate nella storia della nostra specie. Le tragedie greche, su un altro livello, un altro un livello molto più alto e complesso, avevano lo stesso meccanismo di base. No? E sono delle tragedie greche contemporanee per un pubblico americano, che culturalmente è degradato e di conseguenza apprezza questo genere di cose, ma perché rappresentano anche in maniera molto pedissequa quello che è l'immaginario americano del sogno, ripeto, della rivalsa dalla partenza a condizioni umili, della competizione, della vittoria. Quindi queste sono cose che sono universali e che attraversano i tempi. La storia di Rocky ti piace perché è la storia di qualcuno che da una condizione di partenza devastata riesce ad arrivare al top. La storia dei vari wrestler diventa una storia che ti piace quando tu riesci a medesimarti perché quel wrestler è partito dal nulla e si è fatto da solo, come direbbe il nostro caro amico Silvio. Perché la storia di Silvio in Italia ha avuto tantissima presa sulle persone? Perché anche lui ha portato avanti la Era narrazione un wrestler, dell'uomo, no? non era un wrestler forse, ma ha portato avanti la narrazione dell'uomo che dal nulla è riuscito a costruirsi e ad arrivare al vertice. Che con le sue sole forze, la forza di volontà, è andato contro tutto il destino avverso ed è diventato quello che è diventato. E questo molto spesso capita anche nelle storie che vengono raccontate nel wrestling, e poi utilizza uno sport spettacolare acrobatico per esaltarle ancora di più. Uno sport che sembra alcune volte andare oltre i limiti anche della possibilità dell'uomo. E questo è diciamo, E quindi fa più l'insieme che presa la forma storia in sé o la bravura atletica dei lottatori? la storia. Secondo me la storia è la presenza scenica degli attori. Mm, Allora, secondo me non lo so. è un po' come dice Giorgio, ma non solo. Mm, Sicuramente noi ci ricordiamo il wrestling in maniera più felice, magari più spensierata, rimandandolo a quando eravamo ragazzini. Ma questo un po' perché in quell'epoca stava vivendo il momento di massimo splendore, forse con i campioni che anche oggi poi, no, a distanza di 20 anni, devono fare delle entrate in scena. Parliamoci chiaro, quando abbiamo sentito la campana di Undertaker, lo stadio è esploso. È servito un personaggio come lui di 20 anni fa, praticamente. Quelle cose che noi viviamo quando siamo ragazzini ci rimangono più impresse.
Poi diventiamo più adulti e sviluppiamo quasi un rifiuto verso queste cose che è dato dalla palese finzione di queste cose. Però, guardando negli ultimi giorni WrestleMania, dopo veramente 10 e passa anni, 15 anche, di totale assenza dal wrestling, mi sono detto, ma perché devo... Cioè, mi sono magari precluso qualcosa di carino, perché la chiave di lettura, secondo me, un po' che non funziona, è quello di pretendere un qualcosa che sia il più verosimile possibile. E allora è chiaro che quando poi raggiungo l'età dei 12, 13, 14 anni e mi scontro con questa poca veridicità dei fatti che ci stanno sul ring, mollo. Ma quello è il punto di vista del ragazzino che rimane deluso. Però poi ci torni da adulto e puoi apprezzarlo sotto diverse forme. Cioè, innanzitutto mi è piaciuto il carico di pathos, c'è una cura sulle storie diversa, evidentemente un po' la cinematografia, ma anche l'uscita delle serie TV, perché le serie TV sono nate un pochino 10 anni fa e passa, con Breaking Bad che ha un po' aperto le porte verso la narrazione delle stagioni, delle cose serie. E quindi c'hai un racconto che viene tramato e cucito durante tutto un anno e tu puoi badare tanta attenzione alla storia, e se ti godi quella, tutto il resto diventa un bel medium per portarla avanti. Quindi per me il wrestling è stata una piacevole riscoperta. Certo, non me lo vado a guardare ora in maniera precisa, però magari i main event li posso anche seguire. E poi secondo me c'è una cosa che non va sottovalutata, che è forse l'unica, insieme agli sport di combattimento comunque, ma è è l'espressione di una violenza controllata, di un qualcosa che abbiamo dentro. Cioè, noi vediamo un atleta che cade, che si fa un volo di 5 metri su un tavolo e lo sfonda, sappiamo che il tavolo è finto, però ci piace, quindi c'è tutta quell'espressione viscerale della violenza che è comunque eseguita in un contesto controllato. E lì sta il professionismo, la bravura, perché non è vero che non si fanno male i wrestler, cioè la sentono i wrestler. C'è un bel canale su YouTube di, come si chiama, Maven Huffman, che è un ex wrestler della WWE, e da un anno più o meno ha aperto questo canale YouTube in cui parla delle cose più interessanti del wrestling. Anche, appunto, ha fatto un video su una tier list delle mosse speciali che fanno più male, perché alcune fanno male, altre non le senti. Parlava ad esempio della mossa di Undertaker, quella in verticale, no? Thompson Pile Driver. Esatto, quella là non viene più eseguita. Guarda come la sa, gli occhi, guarda. Ma poi a un certo punto è stata fatta eseguire solo ad Undertaker perché era bravo nel farla, perché è pericoloso, puoi cadere male, spaccarti il collo, ci stanno tanti No, infortuni. c'è stato un wrestler che è rimasto sulla sedia a rotelle per quello. Quindi, cioè, la coreografia è finta, i pugni sono finti, però non tutto è finto. Cioè, devi sei allenato a saper prendere certi tipi di urti, insomma. Il wrestling però negli anni un pochino è dovuto cambiare assieme alla società, ovviamente. Cioè, ricordo che ho pensato, guardando WrestleMania, dicevo, caspita, però nell'incontro finale mi aspetto di vedere del sangue. E così non è stato. E infatti poi, andando a leggere un pochino sta questione, il sangue praticamente è sostanzialmente bandito, non viene utilizzato più. E poi è simpatico come i wrestler si riferiscono al sangue, alla pratica di punzecchiarsi con delle lamette, come il coloring. Per loro è un colorarsi. Quindi c'è tutto un aspetto scenografico di cura a certi dettagli che rende le storie interessanti. Quindi sono attori nell'atletismo. Non credo che
che vadano inquadrati come attori in senso stretto, però hanno una buona dote di attorialità nella loro disciplina. E poi, insomma, ci stanno due ere, quella di Vince McMahon, che ha tirato su una baracca importante, ora c'è quella di Triple H che sta ridando lustro, perché poi c'è stato un calo, e anche Sì, un momento di grazie... transizione, perché non c'era più Vince McMahon. Esatto, insomma, grazie un po' a Triple H le cose si stanno risollevando, però io credo che abbia più efficacia il wrestling sotto gli occhi maturi e adulti che filtrano e sanno quello che Certo, vedono, che sotto gli occhi certo. della pretesa. Quindi, Ma guarda, Giorgio, tu secondo me è il tuo ragazzo deluso di 18 anni, di 16 anni che parla. sì, No, è no, ma vero, guarda, non è, sì, non sì. è, io non so, io non ho criticato il wrestling in nessun modo, io ho detto semplicemente quello che secondo me è, ma questo non è che come si dice, preclude la possibilità di apprezzarlo lo stesso. Che Cioè, poi tra l'altro stiamo parlando della WWE, cioè l'NBA, per dire in basket l'ultimo livello, ecco, che tutti sperano di arrivare, ma ci sono tantissime federazioni, in Italia credo una o due massimo. Ci sono tantissime federazioni che sono piccolissime, cioè c'è un documentario bello sull'OVW che hanno mandato su Netflix, che è bella perché poi lì ti racconta non solo i lottatori, ma ti racconta la persona che c'è dietro al lottatore. Cioè, vede gente che comunque durante la settimana fa il cassiere o il commesso, il cameriere, il barista, e poi si allena quelle ore in palestra per poi arrivare a fine settimana e girare un pochino quegli stati d'America, quei paesi, per fare 60 persone, 60 spettatori. Cioè è affascinante, anche bella come visione, però poi lì ti rendi conto che non è tutto come la WWE, ovviamente. vabbè, certo, sì, sì. Però Dico tutti un'altra... quanti ambiscono, no, no, dico tutti quanti poi ovviamente ambiscono ad arrivare alla WWE. Come le serie C'è dilettantistiche in ogni sport, no? c'è sempre questo che è sempre difficile, figurati. Dico una cosa, cioè il wrestling ha avuto un calo oggettivo, forse anche per questo magari ora con questa nuova era forse si sta puntando di più a un altro tipo di qualità, perché anche televisivamente parlando spesso pompavano le cose. Dicevano, nei nostri spettacoli, a volte quando mandavano in onda gli spettacoli, dicevano che avevano fatto il tutto esaurito e bla bla bla. In realtà magari a volte erano costretti a mettere un enorme tendone nero che tagliasse a metà l'arena o lo stadio dove si teneva perché metà dei posti li lasciavano vuoti, così riempivano l'altra metà. Poi registicamente con le telecamere si vedeva che era tutto pieno, però c'è stato un forte calo, non riuscivano a riempire gli stadi. E ora quindi è una bella notizia per lo spettacolo il vedere che sia andato tutto per il meglio, è stata l'edizione più bella. E poi sulla finzione, voglio dire, noi uomini, noi persone campiamo di finzione. Quindi, voglio dire, qual è anzi, cioè è è un romanzo leggero di No, lotta. è una tragedia greca trasportata nell'attualità, messa in scena su un palcoscenico sportivo. Esatto. Poi preferisco C'è vedere l'agone davanti, c'è il pubblico che funge da coro che interpreta quello che succede, c'è il commento, c'è tutto, E però c'è è insomma c'è tanta costruzione. tutto sì, costruito. però preferisco vedere la finzione di una persona che fa un volo di 2 metri, piuttosto che vedere la finzione di Barella che sta a terra. Ai ai ai, Mamma commento un po' mia, vabbè, boomerino, commento commento un po' veramente da boomerino. bar sport che adesso direi di lasciare così, Ricordo stare il sorteggio. quei commenti sul calcio. No, io il calcio non lo seguo perché è tutta una porcheria, è tutta Sì, sì, finzione, sì, 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 sì. troppi so. Ma poi lo parla lui che ogni 2 minuti sicuramente va a guardare che cosa fa il suo idolo Allegri sul telefono. Sì, Dai, sì, sì, sì. allora, vabbè, ma lasciamo stare questo argomento, poi lo riprendiamo tra una decina d'anni, Sì, quando ci sì. inviteranno alla Bobo TV. E Senza allora, Con o senza Jack? senza, Attenzione. senza.
Io senza vorrei check. dire semplicemente, magari può essere interessante per le persone che non lo hanno più fatto e nel frattempo sono cresciute, quelle di riprovare un approccio più leggero al wrestling e vedere che forse si può anche godere di questo tipo di narrazione, che Sì, effettivamente è difficile da trovare in altre forme e in altri no, è quasi hobby impossibile. televisivi, diciamo, no? Quasi impossibile se non nelle arti marziali ogni tanto. Più o meno fanno le stesse cose. Però quello che il problema alcune volte è che ci vuole davvero una grandissima sospensione della dell'incredulità. Cioè tu devi davvero sforzarti alcune volte, soprattutto quando la qualità dei match non è altissima, Mhm. devi davvero metterci del tuo per cercare di fartelo sembrare vero. Ah Che sì, poi ma alla fine è è un quello mentre guardi un match è quello che fai, cioè provi a fartelo ma sì, apparire come vero. ma alla fine stiamo parlando di un intrattenimento, sono giusto Ah sì, ma quell'oretta, nessuno 2 dice, non ore è che per sto dire: dicendo che "Vabbè, guarda un po'". non è Ma che alla ti sto fine dicendo quello è il chissà cosa, wrestling. però se uno non è libero di dire come la pensa, insomma, Ma cosa No, te sei? lo Ma dico. Francesco? è meglio lasciare il canale, No, secondo me. vabbè. No, Ma guarda che s non sei in solo campagna elettorale, Francesco, non puoi parlare solo così. solo Veramente. detto, cioè è vero. Guardate che Eh, questo qui è alla mia oddio, alla mia tua destra. destra, sì. Non riuscivo a dire destra, vabbè. La mia Vabbè. destra è pericoloso, attenzione. Sì, sì, Una sì. brutta persona. Comunque, ti dico, Mattia, sarà lui a governare l'Europa. Magari. Bella bomba Non sul lo fuoco. so, non lo so. mentre stavamo guardando WrestleMania sul divano, a un certo punto, durante una pubblicità, sono andato su Instagram e ho beccato proprio un reel di una trasmissione televisiva in cui c'era un dibattito. E c'era questo signore che si alzava arrabbiato e andava faccia a faccia contro quest'altra persona. Io con i filtri cerebrali della WWE, quella cosa l'ho vista come se fosse una lotta inscenata, quindi mi ha divertito questa cosa perché mi ero immedesimato, mi aveva fatto immedesimare Sì, sì, sì. quello spettacolo. E Eh. No, quindi comunque sì. allora, rispetto a quello che il wrestling è in sé, cioè naturalmente non lo classificherei come uno sport perché non c'è la competizione vera, però è un grande spettacolo, è una cosa che per intrattenere quando è fatta bene e quando se dovesse comunque continuare su questa china, questa risalita, diciamo, potrebbe essere una cosa interessante ogni tanto per passare una serata. E, insomma, sono contento che ci sia, giusto perché è una cosa del cuore, no? Il wrestling, che sia insomma tornato a dei livelli, a degli ottimi livelli e che speriamo insomma che continui così per, per lo sport, per il divertimento, per l'intrattenimento. Ma certo. Intrattenimento, quello si chiama, intrattenimento. Poi ti ci affezioni, come capito, un fratello maggiore, un amico. Sì, 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 sì. Il bello è quello. Secondo me la forza vera del wrestling è proprio quella. Cioè, poi Sì, ma ovviamente finisce secondo me lì, non la stiamo forza vera è quella parlando. che dicevo prima. La forza vera è che ricalca modelli di cose che hanno funzionato per tutta la storia dell'umanità. Però la mia E domanda quindi torno, cioè, capito, a distanza di tantissimo tempo, cambiano, però ci piace sempre questa cosa, cioè ma non cambia, cioè, è il se ci pensi, meccanismo che no? funziona, perché i campioni tutti quanti passano, però il meccanismo è quello, la struttura di base che funziona. Ma poi ti rimetti in contatto con la parte più bambina di te, no? I Certo, ricordi, la certo, Sì, nostalgia, normale. certo. Sicuramente uguale. oggi un ragazzino ha difficoltà ad instaurare quel legame che abbiamo instaurato noi e che poi abbiamo abbandonato, Ah sì. insomma, Non lo so, perché non è ne... detto, non è detto. Forse da noi, perché in Italia prima veniva più trasmesso, c'era più possibilità di vederlo, e sul 6. lo davano sui canali principali, quindi tu bene o male ci Sì, sì, entravi sì, in è vero. contatto. Adesso è più una roba da D-Max e quindi è più anche difficile fruirne. Però Però, loro insomma, quella sera leggevo che Dimex ha fatto tipo, che per loro è tanto, 1,6, sì, 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 2% tantissimo. di share, Ma quindi cioè, per è loro stato è visto tanto. tantissimo anche da noi, Mhm. quindi è andato bene.